il lavoro che abbiamo fatto di robotica contro il bullismo, che abbiamo visto, ai ragazzini della scuola elementare, quando hanno cominciato a usare i robottini, sono arrivati alla consapevolezza adotta un bullo. E mi sono chiesto, quando ho visto questo lavoro, che è uno dei più belli che ho visto, come sono arrivati al punto, lavorando su tutti questi aspetti del bullismo, nella scuola primaria, a vedere il bullo in gabbia, a dire adotta un bullo. Questa è un'immagine molto bella perché rompe tutti i pregiudizi, rompe tutti i ruoli completamente. Cioè vai a vedere il ragazzino in difficoltà. Ecco perché nella scuola primaria e nella scuola secondaria, nella prima parte, fino a 12 anni, 13 anni, c'è un grossissimo lavoro da fare e con grandi potenzialità. Dopo diventa più difficile. Questo è l'affrontarlo. Abbiamo lavorato tanti anni su un progetto di formazione di insegnanti contro il bullismo, si chiamava iSintra, con un sito online con grandi pedagogisti a livello europeo. E tutto quello che hai detto tu è perfetto, cioè affrontare direttamente la cosa, la punizione, non servono a nulla, creano i ruoli. E non solo creano i ruoli, anzi, creano il livello di aggressività, creano il rifiuto della società, creano un altro tipo di disidentità, ovviamente. E invece la prevenzione è proprio il grande lavoro che si fa sull'immagine, sui strumenti mass media. Nella scuola si fa poco sul valore dei mass media, sul valore dell'immagine, sui social network, eccetera. Si lavora molto poco, si ha quasi paura ad affrontare queste tematiche. L'immagine di sé è un altro grande lavoro, lo specchio. Il lavoro dello specchio è un lavoro importantissimo, sullo stesso battere fuori, ma io l'ho subito da piccolo questo, per cui so benissimo, conosco benissimo le dinamiche. E poi l'altra cosa che abbiamo affrontato è proprio, non c'è differenza. Quando c'è l'incoscienza, quando c'è il malessere da una parte o dall'altra, il malessere si equivalgono, è solo che uno lo scarica in un modo e in un altro. Adesso cito una vostra collega, la Salardi, qualcuno di Bussolengo qua, no? La Salardi mi ha detto una cosa bellissima, lei ha un alunno, non faccio il nome, metto là, punto, sì. Voi lo conoscete, avete già capito di parlo, e mi ha detto che aveva grossi problemi eccetera, con l'uso della robotica, ecco perché si chiama la robotica contro il bullismo, quest'anno non ha più nessunissimo problema, glielo potete chiedere, me l'ha detto l'altra volta, ha detto che trovando un ruolo a questo ragazzino positivo ma di importanza nella classe, lei ha completamente spostato la sua aggressività, che è il bisogno di essere, di crearsi un'identità, verso un'altra immagine. Allora io ho pensato, quando mi ha detto questo l'altra volta, e perché non fare la stessa cosa con la vittima? La vittima è una persona che ha paura del ruolo e l'altro lo vuole con la forza e cerca in ogni modo di averlo, in modo anche negativo. La vittima non lo vuole perché ha paura, ma perché no invece creare dei ruoli? Perché non creare dei ruoli in cui possa dimostrare che non è quella stupida che accettava? Cioè questa è una soluzione inversa a quello che dicono normalmente i pedagogisti e i psicologi. Cioè, io da animatore, per tanti anni ho fatto l'animatore, si analizzava il ruolo dei partecipanti e si cercava di valorizzare quelli che erano troppo spinti o troppo deboli. Si cercava di armonizzare queste posizioni, creando dei ruoli ad hoc. Spesso nell'insegnamento, a me è successo, io ho insegnato per più di 20 anni, fino a 3 anni fa, è successo di prendermi sotto l'ala, come si dice, fate anche voi spesso, quelli peggiori, prendevano con me e dopo un po' erano i più bravi. Perché? Perché avevano un ruolo bello di stima, allora io li incoraggiavo, li spronavo. Sapete, insegnando cucina è abbastanza facile, cioè ci sono tutti gli strumenti, si può vedere, però questo si può trasportare a qualsiasi livello. La robotica, non so, siete d'accordo su questo? Io ho lanciato, ovviamente io sono un insegnante superiore che non ha studiato la vostra pedagogia, però l'ha vissuta anche con una prospettiva di tanti progetti e tanti anni di ricerca e di studio. Però questo può essere una soluzione, tu sei la persona più idonea anche. Il discorso che si faceva prima su ridare l'autostima in qualche modo alla vittima, quindi rendere l'errore o la differenza una ricchezza all'interno della classe, appunto anche gli dargli un ruolo di immagine positiva di sé, che è quella che manca. Quindi, ad entrambi l'immagine positiva di sé, sia al bullo che alla vittima. Alla vittima però, mentre il bullo compensa esagerando alcuni comportamenti, la vittima
continua a subire, continua a essere un atteggiamento che la porta poi anche a subire e a perdere La mia domanda è questa: esistono degli strumenti concreti? Perché spesso gli insegnanti hanno bisogno di cose molto pratiche da poter sperimentare e valutare. Qualche lezione c'è sul sito Robotica contro il bullismo, ne trovate già un bel po' di strumenti, ovviamente però sono legate, abbiamo cercato di innovare un po', sono legate all'uso del robot e all'attività fatte lì. Ma oltre a questo, ci sono degli strumenti che promuovono questi valori prosociali che sono l'antidoto, perché stiamo parlando di un antidoto di prevenzione. Noi abbiamo lavorato da tanti anni e abbiamo avuto ieri la Commissione Europea qui a valutare proprio la fine di un progetto sui valori prosociali. Abbiamo studiato dei giochi in 3D, 7 giochi online, li abbiamo studiati, li abbiamo realizzati, proprio per sviluppare un comportamento coeso, perché il gruppo è il primo antidoto. Perché prima hai parlato di 2 gruppi, no, io sono fuori, e quando sono tanti gruppi invece tutti sono dentro. È questo. Ma oltre a questo, tu hai esperienza di qualche strategia educativo-pratica che si può utilizzare in classe? Sarebbe carino se anche i partecipanti qui, se vi interessasse, se potete cercare qualcosa, trovate qualcosa, poi me lo mandate e magari lo condividiamo tutti. Cioè in modo da renderli anche un po' più attivi, che se no diventa sempre un approccio fuori dentro. La Lucangeli mi direbbe che è su il caso che io ho in classe e c'è una coesistenza di diverse criticità, diverse problematiche. C'è un bullo che ovviamente è più bisognoso di attenzioni, è quello che ti prendi sotto l'ala, è quello che strozzeresti ovviamente appena lunedì mattina, ecco, però è quello sul quale spendi la maggior parte del tempo e delle energie. E forse mi perdonerete, ma gli vuoi anche più bene. Mentre lo strozzeresti. Scusate il paradosso, battiamo un bulletto in classe, io ho una terza, insegno matematica. Terza elementare? Terza primaria, sì. Caspita, e già si arriva a definire il bulletto. Beh, ma corrono velocissimi. Quello che Da anche atteggiamenti veramente da cercare proprio, cerca proprio di precisivi sugli altri, sui deboli, ovviamente lui agisce sul debole, ha una spiccata propensione a cercare il bambino autistico, il bambino capacità sociale. Esatto, al celiaco avvicina il panino alla bocca, stiamo parlando di queste cose, esempi, oppure lui prende le cose degli altri, le ruba, virgolette, se ne appropria, quasi come dei feticci a volte, perché quello del suo amico, oppure può portare via anche delle mie gomme, delle mie matite, perché abbiamo un rapporto conflittuale. E poi a volte invece fa proprio dei danni, porta via proprio delle cose, e, insomma, non riusciamo a gestirlo. Le sue vittime in classe sono i bambini veramente in forte difficoltà. Uno ha un suo disagio, un bambino certificato, non è autistico. Io ho 4 certificati in classe, più 2 ADHD, più lui che ufficialmente è stato diagnosticato solo come DO. Ascolta, ma lì davanti alla classe c'è scritto Santa o... però la realtà è qui, cioè questo è il problema delle scuole primarie, fermi, lo so, tutti i casi, perché di base si deve tutelare qualche altra classe, perché funziona così. No, scusa. È così. Allora, ferma, la mia era una provocazione perché voglio che fai là. No, ti dico, allora posso risponderti Stefano, che noi, allora io lavoro alle scuole Milani di Palazzina. Sì, lo so. È una scuola particolare e quindi non è che siamo la scuola Ghetto, succursale del Cottolengo, insomma, perché a volte ci sentiamo così. Beh, però siete una scuola di città, per cui...
Però siamo anche di Anche frontiera, ricca. per San Giovanni, chi viene dalla bassa arriva a Verona, comunque c'è un po' di tutto. Ed è una scuola che lavorando per gruppi e per progetti fa sì che da noi vengano iscritti dei bambini problematici che in altre scuole forse non troverebbero il loro spazio, perché non puoi tenerli con il libro di lettura, col sussidiario e alle 12:30 tutti a casa. Sono esigenze familiari, ovviamente di lavoro di entrambi i genitori, chi non ha i nonni, perché non sempre ci sono i nonni, o i nonni lavorano perché sono giovani, quindi comunque c'è una serie, un tessuto sociale eterogeneo. Ora torniamo alla classe. Questo bambino in realtà ha preso di mira il suo punto debole tra tutti gli altri che lui riesce a gestire, perché lui gestisce con un'occhiata. Se lui guarda A sa che deve buttarsi sotto i banchi e gattonare. Guarda quell'altro, l'altro deve cominciare a battere le penne sul tavolo. Allora noi siamo messi così e lui gestisce la cosa, lui non fa nulla, lui si è seduto, tu sei vicino a lui, ma lui riesce a gestire queste cose. Ha preso di mira un bambino che è in forte difficoltà, è una DHD notevole, non riesce a stare fermo, non riesce a stare zitto, si gira, si attorciga su se stesso, a volte cade dalla sedia, parla da solo, cioè, ha la sua difficoltà. Ovviamente fa la parte dello scemo del quartiere, scusate il termine, ok? Allora, ci si può burlare di I perché ovviamente lei già da solo l'idiota, okay? Per tornare all'esempio. Sì, se lo fa da solo. Allora, il fatto che i bambini non abbiano compreso che è un bambino comunque con certe difficoltà, molto intelligente come quasi tutti gli ADHD, è molto intelligente, molto in gamba, molto intuitivo, ma ovviamente lui non gli puoi dare la classica moltiplicazione da mettere in colonna. Cos'è la colonna? Cioè sono io che devo già preparargli del materiale su cui farlo lavorare, per dire una tabella con il valore delle cifre. Ovviamente l'altro va in gelosia, perché io ho dato qualcosa a I e l'altro ovviamente vedo che l'altro annuisce. No, dico che questo è il problema, cioè che Ecco. bisogna